Della serie storie che non si possono raccontare perché chi te le racconta poi dice non voglio che si sappiano, non voglio che tu questa cosa la dica. Oggi vi racconterò la storia di Franco. Franco era grosso, era tipo un orso, barba folta, capelli ricci, grosso, pieno di peli, braccioni, quasi 2 metri di gomone, e era famoso in periferia perché uno menava, era grosso e menava, o comunque spaventava la gente, perché in periferia non è detto che tu debba menare le persone per essere famoso perché meni, ma semplicemente perché le hai spaventate. Ma l'altra abilità di Franco era quella che lui metteva un lucchetto, una catena a qualsiasi luogo e diventava suo. E da lì Franco ha sviluppato un business che poi è diventato estremamente criminale ed anche estremamente pericoloso. Il business dell'affitto degli spazi, delle camere, delle case, delle cantine, di tutto quello che poteva essere chiuso, compreso un giardinetto, compreso un box, compreso un cortiletto. Perciò se vi interessa la storia di Franco, come prima cosa mettete un like, perché non mettete mai like. Cioè io non capisco, c'ho 10.000 persone che guardano un video, c'è sta un like. Vi costa tanto metterlo? No, mettetelo. In caso mettete pure il dislike, ma se mettete il like è meglio. Seconda cosa, scrivete un commento se vi piacciono questo tipo di storie, cioè le famose storie che non si possono raccontare, che raccontano a Cicalone in quanto personaggio che gira e ascolta le storie delle persone ma che non vogliono raccontarle né in video né che si sappiano. Perciò scrivete storie sconosciute o storie che non si possono raccontare nei commenti. Dopodiché rimanete che ve lo racconto. Franco, nome di fantasia, viveva in una periferia romana e aveva questo talento nel prendere le cose e usarle. Che cosa prendeva Franco? Vivendo all'interno di questo comprensorio case popolari aveva scoperto sin dalla giovane età che qualsiasi cosa abbandonata, non utilizzata oppure utilizzata da reietti, come magari c'erano i tossici che si andavano a bucare nella cantina, piuttosto che gente che occupava spazi per metterci le cose personali, se lui li chiudeva e ci metteva una catena, da quel momento diventavano di sua gestione o anche suoi di proprietà. Poi non era sua proprietà perché era comunque delle case popolari, però lui li occupava e li usava. Cosa capì Franco? Che la prima volta che occupò una cantina, che era praticamente il ritrovo dei tossici che andavano lì a bucasse, dopo averla pulita e dopo averci messo una catena e un lucchetto, divenne un pochettino la sua sede, perché faceva entrare i suoi amici, perché ci metteva le sue cose e perché capì subito che poteva farci dei soldi. Come funzionava? Sotto casa c'avevano tutti la bicicletta, c'era gente che si caricava la bicicletta dal quarto piano, che la teneva in balcone e se la portava giù, c'era gente che la lasciava sotto con la paura che gli rubassero la bici o i pezzi della bici. Franco con questa cantina a piano terra offriva un ricovero per tutti coloro che volevano avere la bici a portata di mano e sicura, perché Franco già ai tempi garantiva la sicurezza delle cose. Era già grosso, era famoso perché si attaccava con tutti e non si faceva passare la mosca sotto il naso, perciò se tu gli dicevi qualcosa ti arrivava un pizzone. Si la piava con i più grossi, si la piava con quelli ancora più grossi ed era temuto un po' da tutti, perché vi ripeto, era un orso e come tale si comportava. Quei soldi che lui faceva con l'affitto del posto bici, poche migliaia di lire ai tempi, ma sempre utili, gli fecero capire che era pieno di posti che potevano essere utilizzati e che gli potevano fruttare denaro, bastava semplicemente proteggerli e far capire che erano i suoi. Infatti Franco iniziò comprando delle etichette adesive che si prendevano in cartoleria con scritto Area di Franco, cioè lui scriveva Area di Franco, la gente sapeva che lì non doveva far casini. Chi ci provava piava sganassoni. Qualche tossico per esempio provò a rientrare nella cantina, trovandoci il lucchetto provò ad aprirlo, quando Franco se ne accorse furono botte, quello non tornò più. Più avanti negli anni capì anche che c'era un cortiletto interno, non era un vero e proprio cortiletto, era una sorta di spazio che stava all'interno delle palazzine chiuso, che c'entravano sì e no 6, 7, 8 motorini, non dava da nessuna parte e l'unica cosa che dava dentro questo spazio erano le finestre delle 2 palazzine che lì si incrociavano. Aveva un cancelletto, non serviva a nessuno ed era molto molto sporco perché la gente buttava la roba e lì rimaneva, non è che c'era uno che andava a pulire. Franco che cosa fece? Lo pulì, prese un lucchetto, prese la catena e chiuse anche quel cancelletto, proprietà di Franco. Da quel momento si potevano parcheggiare i motorini. Perché parcheggiare i motorini dentro quello spazio chiuso piuttosto che lasciarli sotto casa? Per comodità e perché Franco garantiva che i motorini non venissero toccati, non solo non venissero rubati i pezzi ai motorini, ma nemmeno
almeno nessuno ti ci faceva dispetti, perché sotto casa, tra chi li metteva male in mezzo, dava fastidio, ti tagliavano la sella, ti rubavano il tappo del serbatoio, ti svitavano i tappetti delle gomme, tutte quelle cose che generalmente danno fastidio e che se ti serve il motorino al volo ce l'hai bello e pronto. Anche lì Franco si faceva pagare, era illegale, sì, era tutto illegale perché Franco occupava abusivamente degli spazi. Pian piano Franco non c'aveva né voglia di lavorare, non c'aveva voglia di fare un cacchio, aveva capito che già con sti soldi che gli entravano poteva estendere il business. Dalla sua scala, dove praticamente c'era sta cantina, sto spazio, passò al comprensorio, passò a tutta l'area delle case popolari, erano diverse palazzine e Franco se la comandava. Come si fa a capire che Franco se la comandava? Aveva già menato tutti quelli che volevano comandare, perciò nessuno si metteva lì a litigare per uno spazietto che nessuno voleva e che spesso era da pulire. Franco scoprì che c'erano anche alcuni negozi sotto i palazzi che potevano essere utilizzati. Andò lì, aprì la serranda, ma scoprì che erano talmente mal ridotti, perdite d'acqua, sporcizia, topi, eccetera eccetera, che non valeva la pena di prenderli in mano, di gestirli, e continuò con piccole cose che però fruttavano bene. Andando avanti negli anni, Franco conosceva anche la malavita, conosceva quelli che facevano cose un pochettino più gravi come lo spaccio, come l'utilizzo d'armi, prestito dei soldi, eccetera eccetera, e iniziò a offrire i suoi servizi perché Franco era affidabile, Franco era organizzato, Franco era uno che veniva pure rispettato. Quando morì una signora al palazzo accanto, la casa solitamente popolare, se muore l'intestatario, deve essere restituita all'ente, cosa che non avviene mai e spesso viene venduta tra virgolette. In realtà ti danno le chiavi, ti dicono fai finta di niente, infilate dentro, dammi 5-10.000 euro, arrivederci e grazie. E Franco, intuendo subito sta cosa, che i parenti di questa signora morta avrebbero fatto questa operazione perché nessuno risiedeva più in quel bilocale, era sporco, era vecchio, nessuno si sarebbe trasferito in quella zona per andarci a abitare e comunque non avrebbe avuto diritto perché non era domiciliato lì, sarebbe stata semplicemente un'occupazione abusiva. Allora generalmente i parenti vendevano sta cosa, uno faceva occupazione abusiva, passava 1, 2, 5, 10 anni e stava a posto dentro sta casa. Franco prese, entrò, mise il suo famoso lucchetto, dopodiché fece cambiare la serratura e quella casa diventò di Franco, o comunque nella sua gestione. Cosa ci fece Franco con sta casa? La prima cosa intelligente che fece fu metterci una persona che non aveva casa, cioè uno di quelli che dormono solitamente tra l'androne delle scale, qualche camera che rimediano qua e là in giro, ma che sono senza fissa dimora, con il presupposto però che lui doveva limitarsi a usare una delle due stanze e non doveva toccare tutta una serie di cose. Con il resto dello spazio iniziò ad affittarlo, affitti importanti, non a studenti, a inquilini o altro, ma affittò dei veri e propri spazi sicuri. Cioè tu vendi qualcosa, hai paura che ti becchino, te la tengo io qua. Faceva la retta, poteva essere droga, poteva essere armi, potevano essere soldi, poteva essere qualsiasi cosa, purché tu glielo dicevi, lui ti faceva un prezzo. Per esempio le mensole della cucina chiuse erano spazi appositi per tenerci la sostanza. Chi giustamente aveva accesso a questa cosa suonava, entrava, l'inquilino che stava lì sapeva chi doveva venire, chi non doveva venire, poi era comunque un poveraccio questo, si piava la sostanza e se ne andava. Sicurezza qual era? È che comunque essendo la famosa proprietà di Franco con tanto d'etichetta, quasi nessuno andava lì a rompere scatola a sto disgraziato. L'unica cosa è che era poco affidabile sto signore. Franco a un certo punto capì che servivano persone più affidabili, che poteva anche farle guadagnare tra l'altro, e capì che le persone più affidabili erano le signore anziane, quelle che spesso stavano tutto il giorno a casa, quelle che avevano una piccola pensione, perciò una bella integrazione, un bel aiuto, le avrebbe fatte svoltare. E attraverso un suo amico trovò la zia, signora anziana, incensurata, insospettabile, alla quale chiese l'affitto di una stanza, un'intera stanza. Sta signora sta stanza non la usava perché era del figlio che era andato via da casa da 30 anni, ormai si era sposato, c'aveva i figli e tutto quanto, e era rimasta lì in tonza, ancora tipo cameretta. Disse: questa me la prendo io. Franco offrì a sta signora una bella porta blindata, delle belle inferriate per evitare
che ovviamente a qualcuno gli potesse venire l'idea tanto, quando questa va a fare la spesa entra in rubo, e quella stanza diventò la stanza dei soldi, perché le associazioni criminali che si appoggiavano a Franco, piccole ma che lavoravano bene, avevano un problema di dove tenere i contanti. Franco fece la stanza dei contanti, dapprima usò una cassapanca e successivamente c'erano talmente tanti contanti dentro sta stanza che metà della stanza era occupata da bancali di contanti. E voi direte sì, mo a Roma ai case popolari ci stanno bancali dei contanti. Si vede che gli affari andavano bene in quella zona, si vede che sti contanti stavano lì, perché non è che tu una volta fatti sti contanti illegali puoi prenderli e versarli in banca, da qualche parte devi tenerli, piuttosto che dai a stanza 1 ci stanno i soldi dentro. Era molto ben sorvegliata perché Franco aveva iniziato un bel giro e aveva preso degli aiutanti, persone fidate che facevano il giro di queste case, cantine, appezzamenti eccetera eccetera, e che ovviamente garantivano che Franco non venisse messo in mezzo, perché aveva anche strutturato bene. La signora anziana aveva già una versione nel caso le forze dell'ordine fossero arrivate a casa. Quella stanza lì è di un mio nipote, è venuto, non si è fatto più vedere, io non l'ho manco aperta. Una signora di oltre 80 anni, incensurata e tutto quanto, con molta probabilità non gli avrebbero fatto niente se non sequestrare quei soldi, che era comunque un brutto colpo. Per tutto il resto garantiva Franco, nessun birbante sarebbe arrivato a casa della signora, perché giustamente Franco e i suoi garantivano che questo non succedeva, ma anche qualche sprovveduto che gli veniva l'idea di rubare Franco, perché poi qualcosa poteva capitare da questo punto di vista. Ma Franco, avendo strutturato anche dei locali, chiamiamoli ascensore, o aree specifiche, garantiva la sicurezza di tutto quello che tu facevi depositare. Si potevano depositare armi, no? Spesso le armi venivano depositate sulla base dell'ascensore, sulla parte quella che va proprio giù, perché bastava incartarle bene, metterle in fondo. Franco garantiva che lì nessuno mettesse mani, specie quando c'erano i famosi interventi programmati, che non avvenivano mai, perché ovviamente erano aree abbandonate quelle, cioè generalmente se c'è una perdita d'acqua non venivano, figurate se venivano a fare la manutenzione degli ascensori. Pertanto, mancando la manutenzione di queste cose qua, Franco si prendeva in carico anche la manutenzione degli ascensori che faceva seguire lui personalmente. Dagli inquilini lui non veniva visto come un fastidio, bensì come un benefattore, perché tutte quelle cose che erano rotte, quelle cose che non venivano seguite, poi fondamentalmente dalle istituzioni, Franco le gestiva, con ovviamente il tornaconto che aveva accesso lui a quei posti, cioè la chiave del locale ascensori sapeva solo lui dove stava. L'altra politica era proprio quella delle chiavi. Quando si trattava di un box, di una cantina, di un appartamento, di qualsiasi altra cosa, nessuno, né lui né i suoi fidati, giravano con le chiavi in tasca, ma le tenevano in posti specifici, dove ovviamente nessuno doveva mettere mani. Per esempio, uno degli ultimi escamotage di Franco fu proprio di tenere le chiavi di alcune zone in alcune cassette della posta, che erano intestate a nomi fittizi, dove nessuno metteva posta, dove nessuno apriva, chiudeva o curiosava, perché si sapeva che erano di Franco. Ma era in gergo, era una cosa non scritta che fosse di Franco. Chiunque faceva la furbata, anche solo fa una scritta o ammaccarla sta cassetta della posta, faceva una finaccia, perché Franco te ritrovava. Allora, in tutto questo Franco garantiva guadagni facili, veloci e puliti. Man mano che, nel momento in cui alcuni appartamenti venivano liberati, perché considerate sempre nelle case popolari, come ho già detto, a meno che i figli non sono rimasti a casa, quando muore l'ultimo genitore, la casa come sempre dovrebbe essere riconsegnata. Lui rilevava questi appartamenti, era lui che dava questa buona uscita, così tanto per, se gli andava, perché poi se non c'avevi diritto nella sua testa non te dava una lira, perché il discorso qual era? Se eri il figlio e quella era tua madre, tu la andavi sempre a trovare e quando era morta c'erano ancora tutte le cose tue dentro, lui diceva vabbè dai, prendi questi 2-3 mila euro, faccio il funerale, questa la prendo io, non ti sta a preoccupare di ridare le chiavi. Era in gergo, non te la puoi vendere a nessuno, perché tanto devi trovare qualche disgraziato che te la veniva a occupare. Rilevava questi posti, ci metteva sempre una o più persone dentro, che erano persone gestibili e che erano persone che non avrebbero mai parlato di Franco. Forse avrebbero detto che uno di cui non sapevano il nome li aveva fatti entrare, ma nella maggior parte dei casi avrebbero detto che stavano occupando per necessità, perché c'era proprio questo stato di necessità, specie se avevi magari dei figli, se eri una famiglia
famiglia numerosa, se eri una mamma senza sostegno e via dicendo, ragazza madre, tutte quelle incognite, famiglia con disabile, famiglia con anziani, famiglia con bambini e disabili, cioè facevano tutte le combinazioni possibili e immaginabili, ma sempre degli spazi della casa dovevano rimanere liberi e in gestione a Franco, perché quei spazi, come vi dicevo, che potessero essere una mensola, che potessero essere una stanza, che potessero essere un ripostiglio, dovevano essere sempre accessibili. Franco ti diceva chi poteva e chi non poteva accedere a questi spazi, e lì il business era diventato veramente grande. In diverse palazzine popolari si alzavano decine di migliaia di euro al mese solo con gli affitti. Voi pensate, andarla a spiegare, no? Dice, oh massa, lì che le case magari c'è gente che pagava 8-10 euro al mese perché stava in situazioni precarie, o gente che non pagava proprio l'affitto. Franco riusciva a alzare affitti che nemmeno in centro a Roma riuscessi a alzare per una stanza, per uno spazio, per quello, perché giustamente ci teneva quello che non si poteva tenere e quelle cose con le quali se ti beccavano te facevi 10-15 anni di carcere, ma non erano di nessuno. Cioè, se qualcuno durante un controllo le trovava, non risaliva a nessuno, a meno che non eri così fesso, hai lasciato le impronte digitali su un'arma, piuttosto che avevi lasciato il numero 2 di telefono su un pacco di sostanza, o avevi lasciato in mezzo ai soldi il biglietto da visita, non venivi beccato. Ed è per questo che il più grande business per Franco diventò proprio i soldi. Lui garantiva, tipo banca, tipo cassetta di sicurezza Fornox, stanze dove potevi stipare quanti soldi volevi. Si faceva il conteggio nel momento in cui li mettevi, si faceva il conteggio nel momento in cui andavi a prenderli. Si andava sempre in 2-3 persone, almeno una dell'organizzazione le depositava e almeno 2 di Franco. Quando si parlava di grosse cifre veniva Franco in persona. Ovviamente ogni appartamento aveva un valore più alto, perché l'appartamento all'ultimo piano nella palazzina dove non rompono le scatole a nessuno, che c'è sta vecchietta che sta H24 a casa, alla quale gli portano pure la spesa, che porella non può nemmeno deambulare, perciò deve stare tutto il giorno lì dentro, era una certezza che potevi stare molto più tranquillo rispetto a un appartamento dove ci stava un farfallone mezzo drogato che se gli partiva a mosca al naso andava a aprire sta stanza, trovava sti soldi, impazziva, ci si comprava tutta droga e moriva. Poi dopo da chi li andavi a recuperare sti soldi? Perché poi arrivarono i problemi per Franco. Tutto questo meccanismo svizzero funziona fino a un certo punto. Quando c'hai a che fare chi balordi, devi fare i conti da balordo. Perciò lì dove affidava determinate cose che potevano essere ghiotte per alcuni balordi, e c'era qualche balordo dentro casa che poteva essere figlio di quella famiglia, che poteva essere nipote di quello, che poteva essere un amico che veniva a casa, a un certo punto a qualcuno gli veniva la voglia di fregarsi qualcosa. E tra le varie cose che potevano essere rubate c'erano i soldi, ma avere tanti soldi prevede anche una grande responsabilità, e la droga. Qualcuno pensò in maniera furba di prendere un po' della droga che stava depositata in una cucina di un appartamento gestito da Franco, perché si aveva accesso poi in un modo o in un altro, sei amico, vai in quella casa, eccetera eccetera, e presero comunque una buona quantità di sostanza nella speranza che nessuno se ne accorgesse. E in realtà all'inizio non se ne accorse nessuno, perché la quantità c'era, faceva da rifornimento praticamente ad alcune zone, perché Franco a un certo punto non aveva preso solamente affari nella zona d'appartenenza in quei comprensori case popolari, ma aveva preso affari in tutta Roma. È normale che se in un'area si sa che fanno le perquisizioni, invece nell'area di Franco, che è molto più tranquilla, si sta più coperti, in più c'è Franco che garantisce, è normale che se io devo depositare qualcosa vado da Franco. Ovviamente Franco si fa pagare perché è un professionista, perché dà certe garanzie, però è anche vero che prima o poi la voce si sparge. Questi presero sta parte di sostanza e la usarono, perché non sono manco furbi, non è che l'hanno presa, sono scappati, hanno fatto, ci si sono drogati, perché raga, quando c'è a che fa con drogato, devi aspettartele tutte. Il loro problema da vittime di questa sostanza è che loro vivono per quella sostanza, perciò non c'hanno paura di nessuno, manco di Franco, non solo delle botte, ma di che fine te può far Franco, perché Franco non era famoso come assassino, super criminale, era famoso perché era uno che alzava subito le mani e quando menava faceva male. Cioè, se te toccavi qualcosa o te veniva a mente toccare qualcosa, Franco era pronto a intervenire. Ma quando venne fuori sta cosa che mancavano comunque un bel quantitativo di sta sostanza, di cui Franco avrebbe dovuto compensare la mancanza, perché Franco garantiva anche un rimpiazzo, un recupero, una sorta di assicurazione su quello che tu depositavi da lui. Quando gli rubarono sti 10-15 mila euro di sostanza, Franco dovette coprirli, ma Franco con 10-15 mila euro era capace che te spellava vivo, perciò iniziò
a indagare, tempo 5 minuti scoprì che il nipote di questa della casa era un tossico, che insieme a lui un altro amico che si pensava più furbo, pure lui tossico, andarono lì e dissero dai, piamocene un po' adesso, un po' dopo, un po' ancora dopo. Alla fine la quantità divenne tanta. E da cosa se ne accorsero? Che questi che non avevano mai avuto l'occhio per piagne erano pieni di sostanza, potevano permettersi dei lussi che generalmente non si sarebbero mai potuti permettere. Li incastrò subito. Cosa fece Franco? Li prese, c'aveva una bella cantina libera, li chiuse dentro sta cantina e gli disse: mo, fino a che non escono fuori tutti i soldi di sta sostanza che avete preso e che io ci ho dovuto rimettere, voi da sta cantina non uscite. E giubbotti, vestiti, acqua fredda, di tutto e di più, le vere torture, perché Roma è famosa per le torture. Ci sono tantissimi casi che si leggono pure nella cronaca di gente che veniva torturata, perché a un certo punto, quando uno non ti può più ridare i soldi, non ti può più ridare la sostanza, non ti può più da quello, tu per non passare, diciamo, da fesso, perciò far credere a qualcun altro che possa fare la stessa cosa, a questo lo rovini. Questi passarono una settimana dentro sta cantina, ma brutta, con la promessa che avrebbero recuperato i soldi. La verità qual è? Che con molta probabilità questi soldi non li hanno mai recuperati, perché è normale che due tossici, che non hanno mai lavorato in vita loro, che non sanno fa niente, non sapevano manco rubare, come fanno a ridatte 10, 15 mila, 20 mila euro? Te li devi mettere a tuo servizio e fagli fa quei compiti ingrati, ma prima che ti ripagano passa una vita, perciò diventano tuoi schiavi, ma anche schiavi inaffidabili, perché sono sempre due tossici che se riesci a recuperarli, perché Franco li piava a schiaffi tutti i giorni per farli drogare di meno e per farli rendere di più. Sempre una forza lavoro moncata c'aveva. Il problema avvenne quando Franco iniziò a gestire anche una cosa che si chiamava sequestri di persona. Cioè a un certo punto gli dissero: Franco, io ho una persona da tenere, questa è una cosa proprio che deve stare non riservata di più, mi devi trovare un posto dove tenerla, ma non ci deve stare una persona dentro casa, ci dobbiamo andare noi con sta persona e dobbiamo stare tranquilli che nessuno in quel palazzo, in quel luogo, senta, veda o dica qualcosa, perché il rischio è molto grosso. Franco ovviamente ragionò bene su che cosa c'aveva e trovò un ultimo piano quasi abbandonato di una palazzina, senza ascensore, senza niente, dove generalmente i primi piani succedevano cose normali, più salivi coi piani e più succedono cose strane, occupazioni, sporcizia, tossici, eccetera eccetera. Perciò attirava un po' l'attenzione sui piani successivi, ma lì difficilmente qualcuno ci sarebbe andato. Franco offrì praticamente questo rifugio, fece direttamente da tramite, perché si parlava di tanti soldi, ma non era tanto una questione soldi, era una questione prestigio, perché chi lo aveva interpellato era gente grossa e doveva tenere una persona senza che questa cosa venisse fuori. Franco inizialmente gestì questa cosa, solamente che però andando avanti col tempo Franco capì che aveva una patata bollente tra le mani, perciò fece un pochettino il vago, cercò un pochettino di stare lontano da questa cosa qui, tant'è che le persone che gli avevano affidato questo capitale umano a un certo punto gli chiesero indietro la persona, ma non direttamente dall'appartamento dove stava. Franco avrebbe dovuto portare con i suoi mezzi sta persona da un'altra parte che loro avevano scelto. Franco capì che se metteva in macchina, in un furgone da qualche parte sta persona, il rischio era elevatissimo, perciò Franco si rifiutò. Non ti puoi rifiutare spesso con persone di quel livello, perché giustamente è un qualcosa che non viene accettato, specie se hai preso un incarico così a rischio. Pertanto da quel giorno Franco sparì, nessuno seppe più niente di Franco, di quella persona non si seppe più nulla. Sicuramente qualcuno prese in carico questa cosa qui, perché ripeto, parliamo di persone che muovevano cose grosse. Franco non era un pezzo grosso tal dei tali, e le supposizioni sono due: o che Franco sia stato fatto sparire da queste persone per il rifiuto e perché sapeva chi era la persona e quanto poteva essere importante, o la seconda, Franco è sparito volontariamente perché aveva capito quanto poteva essere grave la cosa. Certo, la seconda è un po' complicata, perché Franco era un omone, era grosso, aveva sicuramente un bel po' di soldi, ma non era un latitante, uno che aveva viaggiato, uno che faceva cose a livello internazionale. Franco non si era mai mosso dalla sua
periferia. Franco era nato, cresciuto lì, aveva gestito gli affari lì, aveva imparato solo quello. Chi mi ha raccontato la cosa dice: secondo me Franco l'hanno fatto sparire. Farlo sparire non è facile, ma non è neanche così difficile se hai i giusti strumenti, perché ai tempi un pilone di cemento, una buca. Ma un'altra cosa che andava molto di moda ai tempi era mettere in una sola bara più persone, mettere in un fornetto più persone, o lì dove magari ormai la salma era andata c'avevano delle compiacenze con dei cimiteri dove era possibile far sparire un corpo, mettiamola così. E Franco potrebbe essere una di quelle salme che sta insieme a un'altra salma di cui nessuno sa niente. Questa storia ve l'ho voluta raccontare perché ovviamente chi me l'ha raccontata non l'avrebbe mai raccontata in video. Sai, sono quelle storie che si tramandano di periferia in periferia, di cui c'è sempre un fondo di verità. Poi c'è sicuramente qualcuno che ha romanzato le dimensioni, le botte, i soldi, viene tutto romanzato, viene tutto amplificato, però è comunque una tradizione che viene riportata. In più è anche una spiegazione di alcune pratiche criminali che si facevano ai tempi, non so se si fanno ancora oggi. Ai tempi, vi ripeto, in alcuni racconti anche della banda magliana ho citato questi casi, in particolare mi sembra proprio nell'episodio di Sicilia, Claudio, dove c'era proprio lui che gestiva sta cosa a Laurentino. Era molto simile, un po' diversa, perché poi lui usava la retta a casa della gente che sapeva, pagata, che campava di quello fondamentalmente. Invece questa è una cosa un po' più imprenditoriale, questa di Franco. Se vi è piaciuta la storia, vi ripeto, mettete like, mettete un commento richiedendone delle altre, perché ho diverse storie che mi raccontano, le famose storie irraccontabili, quelle che vi posso raccontare senza che si capisca troppo, ve le riporto. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao!